Oggi iniziamo la giornata con un bel sole, per fortuna, che era un po' che non si vedevano queste giornatine. Iniziamo a sistemare un po' di cosine sul camperozzo di un nostro follower che praticamente ci segue a 25 anni, se non ricordo male, che vive qua in Spagna ed è un italo-spagnolo, ecco. E c'ha da sistemare lo scarico delle griglie perché lui non riesce ad abbassarsi, quindi gli avevano già messo lo scarico delle griglie elettriche, ma si è rotto, quindi andiamo a ripararlo insieme ad un oscurante e a cambiare un rubinetto e stringerne un altro che si è smollato sotto la ghiera. Iniziamo a fare qualcosa. In primis tiriamo giù un po' di attrezzi. Lo scarico delle griglie qui. In primis mettiamo un tacco, così lo tiriamo su e c'è un po' più di spazio visto che la pancia non è poca. Oh! A posto. Ora andiamo a vedere come la situa là sotto. Scarico griglie fatto. Praticamente non l'ho cambiata, cioè funziona, però il cliente mi ha detto mettiamola lo stesso quella nuova, ma quella nuova che è arrivata non fa il giro completo e per non rischiare che poi dia problemi ho sistemato la vecchia che praticamente funzionava, non è che ci ho dovuto fare chissà cosa, l'ho pulita bene, erano dei problemi sui contatti, l'ho rifissata bene, bloccata e va. Ora andiamo avanti con il resto. Allora, il rubinetto della cucina è stato tirato, quello del bagno non si può sostituire perché il nuovo rubinetto ha i tubi da casa e io il John Guest che va messo col flessibile ne ho solo uno, ora li ho ordinati perché ho chiamato un negozio qua di camper che ce li dovrebbe avere ma non ce li ha, e quindi siamo andati a vedere la finestra, l'oscurante che non funzionava, l'ho tirato giù, ho smontato con Christian, abbiamo pulito tutto l'oscurante, questo qua smontato, ricaricato la molla, l'ho pulito bene, ora rifunziona abbastanza bene, chiaro non è nuovo però funziona. Poi siamo andati a capire dalla finestra qual era il problema e niente, la finestra è scesa da sola. C'era il silicone. Ma questo era un po' di Terostat, non si capisce. Terostat di quello vecchio, perché in teoria non deve diventare duro questo. Puliamo bene, rifissiamo la finestra come va messa. Per fortuna non è caduta, non si è rotta, l'abbiamo presa diciamo al volo. Ora andiamo a toglierli bene tutto quello che c'è intorno di schifezza, la puliamo la base bene d'appoggio della finestra, si tira via tutto. E questo è già un po' più mollo. Perché sopra, non essendo stata fatta la siliconatura, è entrata l'aria e l'acqua e ha seccato il terostat, perché il terostat rimane vivo se rimane coperto. Siccome è rimasto scoperto si è seccato. Sotto invece, che prende meno acqua perché per caduta cade da sopra sotto, è rimasto bello. Senti anche questo travetto com'è duro, e guarda, e senti l'altro. Questo è duro e questo è fradicio, perché infatti tutta l'acqua si vede anche qua, l'infiltrazione da qua si nota proprio dal tendalino che scendeva l'acqua, è entrata e ha zuppato tutto qua. Per ora andiamo a risanare tutto, non andiamo a rifare roba di infiltrazioni perché sopra è rigido, è solo un po', si è inumidito, ma ora poi col tempo si asciuga tutto. Sarebbe da rifare l'angolo qua sotto perché è un pelino mollo, però bisogna andare a rifare tutta la parete, quindi direi che lo lasciamo così, chiediamo al cliente ma lo lasciamo così. Andiamo a risanare tutto per fissare bene la finestra ora. Mettiamo il silicone nella finestra. Finestra montata. Ora mettiamo a posto e andiamo a mangiare. Oggi pranzetto, insalatina di pomodori buoni e melanzane fatte come? Fritte. Impannate fritte. Sono buone, eh? È che non è che fanno proprio tanto. Vabbè. Sono un po' pesantine, eh? Buon appetito! Mini bro già finito. E poi andiamo a mettere mano su questo van che non vi dico niente. A parte che poi ve li intervisto anche i signori perché sono 20 anni che sono viaggiatori. Ci hanno regalato il loro piccolo mondo, quel libricino con un appennino USB con i loro viaggi, alcune cose. Ho visto qualcosa, ancora non ho visto tutto. Quelli sono viaggi. Mezza RAF con un pick up, con la cellula camperizzata dietro. Quelli erano da fare video, da registrare, da
Bello. Mazza. Lì ci vuole tanto coraggio. Sì. Tra l'altro non è che l'hanno fatto che avevamo 20 anni, l'hanno fatto che avevamo già 50 fischi anni. Quindi voglio dire, bisogna... Sì, complimenti, però poi ve li presento. Pranzetto fatto, partiamo, andiamo al brico a prendere un po' di materiale che mi manca per iniziare questo lavoro e per fare poi un altro di Osvaldo. Quindi ora mi segno un attimo tutto così non mi dimentico niente e ci vediamo al brico, strada facendo. Allora, ordine di quello che dovevo prendere me lo sono scritto sul telefono, mettiamo in moto e ci avviamo. Dai, andiamo a prendere il materiale che è meglio. Strada facendo non vi ho fatto vedere niente perché tanto è la stessa strada che vedete sempre e questo è il solito Obramat. Vado da solo perché Jessica è ancora in pigiama. Non sono in pigiama, sono tenuta da casa. Vabbè, praticamente sei in pigiama. Poi sto lavorando al computer. Mi dai il borsello? Se no, a meno che non le dico che poi passo a pagare. Ti darò il borsello. Acquisti fatti, partiamo. Torniamo alla base e iniziamo a mettere mano su quel van che, ragazzi, vi farò vedere delle cose che voi esseri umani non avete mai visto, ma proprio garantito. Siamo tornati alla base, qui c'è un po' di materiale che serve per questo upgrade e questo è il van. Lì ci sono i pannelli, andiamo su, vi faccio vedere com'è la situazione iniziale. Allora, quello è un pannello che c'era originale, poi sono stati aggiunti questi pannelli che quello è già tutto screpolato, io non li conosco e non so chi siano e cosa siano, però ora questi qua verranno eliminati tutti e ne metteremo qua 2 da 120, quindi un totale di 240 watt. Niente, iniziamo a togliere tutta sta roba qua, poi vi faccio vedere anche cosa c'è là dentro che lasciamo perdere e tiriamo via tutto quello che c'è da tirar via. I collegamenti, quelli belli, guardate, entrati in cassetta, tutto siliconato così. Mia madre, ragazzi, guardate qua, no comment. No comment. Qua il cavo per collegare questo, anziché mettere un MC4 li mettiamo così. Allora, questo praticamente l'abbiamo scollato, quello anche, tanto vanno buttati, quindi mi hanno dato l'ok che posso anche arrancarli via per non rovinare la lamiera del tetto e cercare di fare meno danno possibile. Andiamo avanti. Pulizia di tutti i pannelli che erano da togliere fatta. Ora togliamo tutto quello che si riesce, ma questi qua sono talmente incollati alla lamiera che non vorrei rischiare di rovinare la vernice, quindi li lasciamo per non rischiare di fare dei danni alla lamiera del camper. Quindi togliamo quello che si riesce a togliere senza problemi. Qua ci verranno i 2 da 120 nuovi, che sono quelli, e ora tiriamo via tutto quello che non serve più qua di cavi, cavetti, un po' di, cerchiamo di pulire il più possibile quello che c'è da togliere e poi iniziamo col montaggio dei nuovi. Ok, tolto tutto quello che c'era da togliere che non serve, pulizia bella a fondo fatta. Allora, devo ricollegare poi quel pannello che funzionava e lo lasciamo nel suo regolatore, e gli altri che mettiamo qua che vanno sull'altro regolatore dove c'erano collegati tutti questi sottili lì. Parte sopra completata, dopo vi faccio vedere domani perché ormai non c'è più sole, vi faccio vedere com'è. Ora andiamo dentro e dentro il mobiletto ci troviamo una situazione un po' particolare, nel senso, qua hanno aggiuntato i cavi di un pannello, hanno invertito poi anche le polarità, meno male che io poi le ho controllate. Per ora andiamo a metterci i fusibili qua per i pannelli e di qua l'altro regolatore che già c'era, ma questo qua comanderà i 2 pannelli nuovi grandi e questo qua il vecchio, diciamo quello che c'era già esistente. Ora fisso solo i fusibili, così, anzi mi fermo direttamente perché sennò non ce la faccio poi coi tempi. Devo sistemare tutto perché poi stasera c'è la live e devo prepararmi a fare il tutto, quindi faccio il setup di qua per domani e domani si va avanti. Anche oggi la pagnotta a casa l'abbiamo portata, direi. Jessica al lavoro, ora mi faccio una bella doccia, così Jessica mi lava la schiena
Sta già dormendo. Pensa un po'. Sono già stanca. Ha pensiero di lavarmi la schiena. Pensa se volessi lavarmi veramente. Vabbè. Niente, mi faccio una bella doccia e poi ci prepariamo per live di stasera. Facciamo la pizzetta, quindi non vedrete la cena perché sarò in live con la GoPro. Oltre ad aver lavorato oggi ti tocca anche lavorare stasera. Pensa. Io non dico più niente, mi state un po' sfruttando qua, secondo i miei parametri. Secondo me bisogna che Chiamo il WWF o il telefono azzurro. facciamo qualcosa qua, se no Vabbè, vado a lavarmi, va che è meglio. che puzzi. Mm. Ci siamo? Direi di sì, eccoci. Buonasera a tutti. Allora, un attimino che ci colleghiamo che sta tutto. Allora, Osvaldo, buonasera da Ronda. Sei già arrivata a Ronda, mannaggia, sei in personaggio, sai. Allora, buonasera a tutti ragazzuoli. Già nello sfondo si vede, cosa prepariamo stasera. Anna Rita, buonasera, saluti da Trieste, un saluto a tutto Trieste. Ciao Family Belin. Ciao, bentrovati, un salutone da Nuoro. Ciao ragazzi, facci vedere a Pippo. Ora arriva anche Pippotto. Pippo se non fa il bravo lo mettiamo in collegio. Vero? Diglielo un po' a tutti. Sì, Che stai facendo dalle il suore lo modello. mando ora quest'estate. Collegio ti mandiamo. Diciamo 10 anni e poi inizia a calare un pochettino. Ecco il besugo Ecco. stasera, il monello. Comportati bene. No, non ti prendo perché sei monello. Ecco il besugo, stasera è un monello. Forza Pippo che dice le parolacce, monello. Ce la fa? È arrivato. Andare in bagno. O apri il frigo o vai in bagno. Le scatole che abbiamo messo lì sopra va nella prima scatola dove diciamo c'è poco spazio, si infila lì dentro, ci sono i vestiti di Angelo e cosa fa? Si infila dentro i vestiti e non esce più poi, e se vai lì per prenderlo ti attacca. È tremendo, è tremendo. Abbiamo tanto. Ciao Vittoria! Ciao Vittoria, un saluto a tutti noi. Da tutti noi, anche da Pippo. Saluta un po' Vittoria, digli un po'. Ciao Vittoria! Sono un monello, diglielo. Dimmi ciao! Che sei un monellino. Ragazzuoli, è finita ora la live, andiamo a Nanna. Bernice ha fatto la monellina all'ultimo. All'ultimo, veramente quasi tutta la live ha fatto la monellina. Cioè o abbiamo Pippo o abbiamo Bernice. O tutte e due, O tutte e due. Quindi ci vediamo domani che ultimiamo Buonanotte. il progresso dei lavoretti nel van dei signori e poi domani ve li presento anche. E poi aspettiamo altro materiale per rimettere mano su un rapido che avete già visto i video di Milano che avevamo fatto a Bustarsizio. Altro upgrade anche per loro. Vamos a Nanna e ci vediamo domani con un nuovo video. Buongiorno. Oggi iniziamo con una saldatura alla nostra giornata. Un caricabatterie del signore del van che gli si è strappato tutto. Vediamo se riusciamo a saldarli i cavetti qua che sono proprio all'estremità senza dovergli far cambiare il caricabatterie. E poi andiamo a continuare di finire di fare il lavoro dei pannelli, di collegarli, così li vediamo all'opera oggi e li facciamo vedere che con meno spesa di quella che ha avuto praticamente avrà dei risultati logicamente migliori. Allora, sono andato a finire di collegare pannelli e tutte le varie cose. Ora vi faccio vedere una cosa poi bella. Ho finito di collegare tutto perché oggi il tempo è un po' così, c'è sole, c'è nuvole, sta rompendo un po' le scatoline, quindi diciamo che abbiamo fatto in fretta per ricaricare bene anche le batterie. Ora vi faccio vedere un po' di immagini del viaggio che hanno fatto i signori e c'è, anzi ora ve lo faccio vedere, magari riuscite poi a inquadrarlo sulla TV. Questo è il loro CUD Core, se voi lo scannerizzate potete andare a vedere immagini, video e quant'altro. Sfoglio qualcosina al volo perché ce n'è tantissime e farvele vedere tutte è impossibile, cioè non è che è impossibile, dobbiamo stare, fate prima andare col CUD Core a vederle voi di persona, ecco.
Loro hanno avuto camper, hanno avuto un pick up con la cellula che se lo sono fatti loro e ora hanno questo van. Questi sono tutti i posti che hanno girato: Tunisia, Tunisi, Libia, Sudafrica. Vedete, questo qua era il loro mezzo. Sahara, che spettacolo. Qua 400.000 chilometri. Sono stati ovunque, ovunque ragazzi. Guarda, vado avanti un po' veloce così ve lo faccio vedere. Guarda, qua erano Mar Rosso egiziano, Mar Rosso, hanno fatto immersioni anche, quindi cioè tutte foto fatte da loro personalmente, poi magari un po' ritoccate, tipo questa c'è la moglie dietro, erano 2 foto ma spiegato, l'ha unite lui, però sono foto che hanno scattato loro personalmente proprio, cioè che spettacolo. Mali, wow, Senegal, Carmen, Sud America, Tanzania, wow, Kenya, Brasile, Argentina, guardate che spettacolo. Ora poi ce lo guardiamo bene, ora vi faccio vedere America, USA, Las Vegas, qua in Bolivia, è il mare del sale lì che non mi ricordo ora. Bolivia, Perù, Panama, Perù, c'è tutto il mondo ragazzi, Argentina, cioè guardate, dov'è il... eccoli qua, li ha fotografati che erano nel loro nido di naturalezza, l'ara blu della foresta dell'Amazzonia, Brasile. Mamma mia, che spettacolo. Questo è un bel diario fatto così, in Alaska, Polo Sud, Polo Nord, Portogallo, l'Algarve, che a noi ci hanno detto che è brutta, invece guardate qua che spettacolo, bello. Ora ve li presento così vi faccio dire anche da loro se sono contenti intanto del risultato ottenuto e vediamo cosa ci dicono. Vi disturbo mentre mangiate? No. Vieni. Loro sono gli artefici delle foto che vi ho fatto vedere, il signor Pellati Aldo e consorte. E la consorte Urchia Cristina. che è qui. Sono io, Il vostro viaggio è 20 anni che viaggiate, giusto? più di 20 Più anni. di 20 anni. È una sì. vita fondamentalmente. 40 anni quasi. Mazza. Prima solo quando si lavorava nei mesi delle ferie e dopo quando siamo andati in pensione a tempo pieno, si può dire. Spettacolo. Chilometri percorsi, una valanga, Non li so. più di 400.000. Ah, Beh, con il Toyota Kajei e la cellula abitativa abbiamo fatto 400.000 km. Ah, solo con quello? Io Sì. avevo capito in generale. No, non è solo in generale. E 20 anni. Mazza. Abbiamo fatto 4 anni in Sud America, poi più 2 anni da un polo all'altro, 11 mesi di Africa, nord-sud, e più India. l'Asia, India, Nepal, Pakistan. Spettacolo. Però ho visto dalla mappa vi manca l'Oriente. Sì, sì. l'Oriente. Perché non l'avete mai fatto? Per tempo? Certi posti Le coincidenze mancavano. No. Ah, ok. A parte le coincidenze, ma per esempio in Vietnam non si può portare il proprio mezzo, No. Ah no? in Thailandia ti danno solo un passaggio molto veloce ed è un po' complicata la faccenda. E la parte della Russia non abbiamo una grande, non dico Spirito di... simpatia, ok. però non ci attira molto. Perché ecco. fare la Transiberiana Om Tom Snow Sivir Vladivostok è tutta piatta Ah, ed è settimane di viaggio mazza. e l'abbiamo presa in considerazione per poi perseguire, andare in Giappone e tornare su dall'Oriente. Bello il Giappone. Non l'abbiamo mai fatto, presa in considerazione. Poi si era presa Manca le coincidenze. Tutto lì. Questo è un po' il loro viaggio, diciamo, vi ha raccontato, non raccontato, riassunto quello che hanno fatto, però deve essere un'esperienza bellissima e speriamo anche noi di riuscire a fare anche solo la metà di quello che hanno fatto loro, saremmo già super Ve soddisfatti. lo auguro di cuore. Speriamo in bene. Sì. Speriamo ora- che sia così. Bisogna però lavorare prima, Ah, beh. per mettere da parte le coincidenze A e poi 53 anni siamo andati in pensione, mazza. tutti e due. E quindi anche quella, diciamo, è stata abbastanza Sì. una fortuna, sì, Una possiamo dirlo. fortuna sfacciata, Sì. diciamo la verità. Perché comunque si è ancora in un'età giovane, Sì. dove si può avere le forze di viaggiare, di affrontare determinate cose, dove E a siamo certe età no. riusciti a avere 35 anni di contributi
e l'età prima della nuova riforma che allora hanno fatto, che se no ci tagliavano le gambe e allora siamo scappati. Perché oggi i signori hanno la bellezza di 160 anni in 2. Manca qualche giorno. Un paio di giorni sono 160 anni in 2. Direi che è un ottimo traguardo per quello che hanno fatto arrivare a questa età, così in gamba, così con questa voglia ancora di viaggiare. Basta con il van. buttarsi e andare. Ecco, volere e potere, io dico sempre. In tanti a me chiedono nei commenti, nei video, come fai, volere e potere. Bravissimo. Penso che sia l'ingrediente Sì, principale. sì. Poi ci vuole tutto il resto, però io ho sempre detto non faccio niente che un altro non possa fare, perché Sì. magari tanti, tra virgolette, invidiano la nostra vita, il lavoro che faccio in giro. Bisogna avere coraggio, bisogna avere un po' tutto, decisione. Decisione di dire lo faccio. Lo perché faccio. Se ci cominci a... No, non fai più niente. non fai più niente. Ora, speriamo che sono soddisfatti anche dell'upgrade fatto a livello solare, ma direi che i risultati, nonostante il sole non è... Direi che abbiamo trovato la persona giusta nell'uomo giusto, nel posto Momento giusto. giusto. Al momento e giusto. sono contento di quello che è successo. Poi, vorreste fare altri upgrade? Il contatto ce l'abbiamo, Sì, perché- ben volentieri. Certo. Ben volentieri. Ora vi lascio mangiare perché stavate preparando, anche Vabbè, noi... mangiamo freddo oggi. Noi andiamo a prendere magari qualcosina al Mercadone, fare un po' di commissioni e poi mangiamo anche noi. Bene. Ci vediamo È stato dopo. un piacere. Veramente, ciao. Io ho fatto sfogliare qualche pagina dell'album che si inquadra al Q-Decor. Spero che loro possano dalla TV o dal telefono inquadrarsi il Q-Decor per andare a vederlo. Sì. Ben volentieri. Va bene. Perché quello è un diario, una cosa bellissima da vedere, da far vedere del vostro viaggio, perché sfogliando al volo l'album si vedono cose bellissime. Quindi Ti ringrazio. mi fa piacere che qualcuno lo possa vedere in più. E magari un giorno rivedranno i nostri video dove siete stati voi, ma con noi presenti nella foto. Speriamo, te lo auguro. Boh, andiamo a comprare da mangiare ora. Nel mentre la vostra amica preparava il pranzetto, ci ha fatto delle scaloppine al limone e i pomodorini cherry tagliati. Io sono stato a comprare una bibita e un po' di pane fresco. Guarda i piatti di melanina, si è rovinato. Mannaggia. Buon appetito a tutti, no? Appetito. Ecco il mio principino che è arrivato, amore. Un principino proprio. Proprio un principino. È Monnello. Io mangio il dolcino, ho preso il saccottino al cioccolato. Poi un bel caffettino. Poi un bel pisolino. Il tempo è quello. Sì, questo tempo ti mette un sonno. Teoricamente volevo mangiare la banana, teoricamente. Praticamente tra Bernice che mi guarda che ne ho già dato un pezzo e Pippo che quando gliela metti in gabbia te la fa buttare via perché non la mangia, ora vuole la banana. Sei tremendo, l'altro giorno te l'ho messa la banana, l'hai fatta marcire, l'hai fatta venire nera. Cioè, Ma guarda come conciata. pure quest'altra, guarda com'è conciata. Fai vedere anche Bernice. Andiamo un pezzettino anche a Bernice. Poi quando me l'ho lasciata la mangio anch'io, Avete mai mangiato banana ora? Buon pomeriggio inoltrato, abbiamo sistemato quello che c'era da sistemare. Ora andiamo a fare 2 passi e andiamo ad evolvere 2 prodotti. Mi girano le scatole perché mi dovevano consegnare un pannello solare tra 7 giorni, invece mi hanno chiamato, me l'hanno consegnato. Io al cliente gli ho detto di andarsi pure a fare un giro perché tanto sarebbe arrivato tra 7 giorni. Io oggi ho finito il van che avete visto stamattina, potevo avere diciamo una settimana tra virgolette di vacanza, che non avevo da fare nient'altro, quindi potevo muovermi o fare quello che ho, o dedicarmi a fare lavori su casa su 4 ruote o muovermi. Invece mi è arrivato il pannello, l'ho dovuto mettere sul tetto, così un pannello non caricherà più. Sperare che arrivi il cliente prima in qualche modo, perché lui deve andare in Marocco, quindi meno tempo stava qua, meglio era anche per lui, però vediamo cosa succederà. Intanto gli ho scritto, vediamo cosa ci dice. Pacchi restituiti. Ora facciamo 2 passi da sgranchire un po' le ossa e facciamo 2 passi e poi torniamo alla base. Cuore di Torremolinos.
Jessica mi sta chiedendo se ce la vedrei con qualche vestitino un po' più carino, un po' più decente, un po' più da donna. E io le ho detto di sì, però... Sono io che non mi ci vedo. Vedi un pantalone, guarda. Bianco però. Bianco, così. Ah, la zampa d'elefante. La zampa d'elefante, usavano 160 anni fa. Si vede che usavo di nuovo. È ritornata la moda della zampa, anche questi sono zampe. Sì. Sì. Ah, tipo, Quindi guarda, ti vesti da donna o rimani da uomo? No, chiediamo ai follower come ti vogliono vedere vestita, se da donna o da l'abbinamento. Avevo visto tipo questo pantalone con questa magliettina. Non è male. Con un bel tacchetto che ce l'hai nel camper che non l'hai mai messi, perché poi ti viene male ai piedi, non ci riesci a camminare, sembra un dinosauro. Però spendere 20 euro per un paio di pantaloni così no, sono troppi, Questa è Jessica. E non ridere. Per i pantaloni da tuta sì, li spendo. Fateli a provare. Prendi anche la maglietta a provarla, così fai il completo, no? Vediamo, e se la convinciamo. Ma anche lo zaino, no? Dai che sì. Bisogna parlare, se no ci danno il copyright questa canzone. Una maglietta. Il colore si addice, bisogna vedere come sta addosso. Io so già quello che dirà comunque. Però la speranza è l'ultimo a morire. Sai già che dico che schifo. Ti Una giacchetta così. Sono 17 anni, cosa c'entra la giacca? Una giacca addirittura. E cosa? Una magliettina, boh? Così? Dai, Andiamo a vedere. Andiamo a vedere. Andiamo a prova d'oro, Andiamo dov'è? a ridere. Andiamo. Allora faccio vedere. Rulli di tamburo sta per uscire dal camerino, 3, 2, 1. Oh. Vestito elegante. E sono quelle cinghie finte che le mettono per bellezza, mica perché... Va bene? No, non va bene. Sei convinta? Non sei convinta? No. 20 kg fa. Il pantalone non è male. Però è enorme. Ci vogliono i tacchi, perché la scarpa ginnastica non è proprio ideale. Sì, ma anche col tacco sono lunghi. Bisogna farci il risvoltino. Vediamo quando esce cosa decide. Niente, alla fine cosa avevo detto? Ha posato tutto. No comment, ragazzi. Diteli qualcosa nei commenti, va? Che è meglio. Buono, passeggiata finita, rientriamo alla base. Però ragazzi, fai vedere cosa abbiamo comprato, perché abbiamo preso una cosa per iniziare la nostra dieta. Abbiamo comprato Chita grassa, brucia i grassi, ce lo spruzziamo addosso e vediamo se dimagriamo. C'è scritto che toglie i grassi, Chita grassa, toglie il grasso, vediamo se lo toglie anche da noi. Miracoli bisogna fare a noi. Beh, è bello grosso. Non dovremmo fare altro che la fame. Non mangiare più. Tornati in camper, ma andiamo di corsa al Brico a prendere 2 cose che mancano per domani fare un ulteriore upgrade. Ciao al dottor Osvaldo, che lo conoscete già, che hanno consegnato un pannello che doveva arrivare tra una settimana, me l'hanno consegnato oggi e quindi domani facciamo il lavoro, così domani spediamo Osvaldo in Marocco. Okay. Salam aleikum. Salam aleikum. Sempre operativi, non si sta mai fermi, Via all'Obramat a prendere un po' di cavi che mancano per domani. Compra fatta, cavi presi, fusibili, quello che mancava, abbiamo preso tutto. Ora torniamo alla base, che domani aspetta per una bella giornatina. Domani e dopodomani. Eh sì, sono 2 giorni, perché domani vabbè per far tutto e poi venerdì arriva il regolatore. Buona, cenia. Abbiamo appena cenato perché ho finito la chiamata, avevo già i ravioli sul tavolo e quindi ho mangiato, me li sono sbranati, ravioli a ricotta e spinaci. Ora andiamo a mangiare a Pippotto, si mangia la fruttina. Bernice è arrabbiata perché? Ha mangiato anche lei. 2 bicchieri pieni stracolmi, che di solito glieli facciamo 2 bicchieri ma non pieni stracolmi. E niente, continua a baiare che ha fame. Oh mia bambina. Tutti fame hanno. Tutti fame, tutti morti di fame. Morti di fame, non gli diamo da mangiare. Pippo. Bernice. Giornata giunta al termine, Jessica è già in branda e io la raggiungo. Domani abbiamo una nuova giornata impegnativa. Siamo agli sgoccioli, preparatevi perché poi basta lavorare ma ci muoviamo un pochettino, Quindi tenetevi preparati
che lavori, basta, poi si va in giro. Ci vediamo domani.